Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive, grazie per la prima parte di gennaio. Abbiamo la carta della Luna, amici del Capricorno, periodo di nostalgia probabilmente per qualcuno. Quando c'è la Luna si parla sempre di sensazioni, emozioni o magari persone che ritornano dal passato e tenete presente che la Luna fa anche riferimento a delle proiezioni mentali perché la Luna in realtà è illuminata a metà, quindi è come se la realtà si vedesse solo a metà, si vedesse un po' distorta. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che la lettura è di tipo generale, quindi è fatta per un collettivo ed è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vibra con voi e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, semplicemente potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email e il link al video del corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a fine gennaio, inizio febbraio. Il termine per l'iscrizione al corso è il 15 gennaio, quindi le persone che poi si iscriveranno dopo verranno inserite nel corso successivo e nel video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi per ogni dettaglio aggiuntivo potete sempre inviarmi un'email. Allora ragazzi, partiamo con un 6 di coppa al contrario. Con la carta del Cavaliere di Pentacoli abbiamo la carta del Mago, il Cavaliere, scusate, Cavaliere di Pentacoli e Re di Pentacoli, Asso di Bastoni, 2 di Pentacoli, quindi tante carte devo dire di Pentacoli. Il fatto che il 6 di coppe sia al contrario fa riferimento anch'esso normalmente come carta a qualche cosa che ha a che vedere con il passato. Ok, qui è come se ci fosse una sorta di... Vabbè, ve lo dico dopo, vediamo con poi i mini tarocchi, riesco a essere più specifica. Diciamo che questo cavaliere di pentacoli può rappresentare una persona vicino a voi, magari avete conosciuto qualcuno, magari è una persona che conoscevate già da tempo e con la quale, insomma, avete approfondito un po' in questo periodo la conoscenza e abbiamo la carta del mago. Qui si tratta di fare un'azione, di concretizzare qualche tipo di realtà. Potrebbe essere che qualcuno stia facendo dei lavori con la legge di manifestazione, la legge di attrazione, però ecco, sembra esserci un'altra figura, questo re di pentacoli, che in qualche modo ha un'influenza sulla vostra realtà. Può anche fare riferimento al fatto che non vi sentiate completamente nel vostro potere personale. Anche questa carta poi la andiamo a spiegare con i mini tarocchi. L'asso di bastoni promette bene, normalmente parla di nuovi inizi con passione, con forza, con... ehm, sì, sono inizi focosi, diciamo così. L'asso di bastoni è la scintilla e molte volte parla anche di un incontro di tipo intimo. Il 2 di pentacoli è una carta che normalmente parla di una persona che sta cercando di tenere in piedi due cose allo stesso tempo e qui avendo due figure posso anche pensare che ci sia una figura legata al passato e una figura nuova che si è presentata. Terminiamo poi con un 6 di spade ed un 8 di spade. Io credo che qui le carte vi vogliano dire di lasciarvi indietro certe questioni e certe paure legate al passato perché vi state in qualche modo autosabotando. L'otto di spade è una carta che vi fa vedere più negativo di quello che è fondamentalmente. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, sono 4 per ogni segno zodiacale e li trovate nelle playlist del canale. Allora, il 6 di pentacoli al contrario, scusate, il 6 di coppa al contrario è spiegato da un 6 di pentacoli al contrario, da un asso di coppa al contrario, dalla forza al contrario. Qui ho come la sensazione che qualche cosa non abbia avuto la possibilità di iniziare magari tempo indietro. Qualcuno può essere che non abbia avuto il coraggio di proporsi, insomma, o per qualcun altro credo che non ci si sentisse all'altezza dell'altra persona e quindi
ci fosse questa mancanza di coraggio nell'approcciarsi, però in qualche modo la persona arriva. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Pentacoli, perché il Cavaliere di Pentacoli è sempre una persona molto cauta, molto prudente, che non si scopre, diciamo, non si butta a capofitto nelle cose, ma fa dei passi molto piccoli e molto ponderato, una persona moderata, diciamo. E qui si parla con questa persona di qualche tipo di progetto, perché abbiamo un 3 di pentacoli. Può essere che si inizi a parlare di una possibile convivenza o eventualmente anche di figli, perché no? Sta di fatto che a me sembra che la relazione stia andando ad un passo successivo. Andiamo a vedere il mago. Nel caso non abbiate nessuno, adesso ripeto, ognuno poi applichi la lettura alla propria realtà. Però o si va ad uno step successivo all'interno di una relazione già esistente o una relazione di amicizia cambia. La sento un po' così, una persona che comunque arriva nuova, che potrebbe appunto essere per qualcuno una persona risalente al passato, è come se si instaurasse un rapporto poco a poco di amicizia con questa persona. Dipende se è nuova o se già la conoscevate. Allora, il mago è spiegato da un 5 di spade al contrario e da un 4 di spade al contrario. Interessante perché sono due carte di spade. Ho come la sensazione che stiate cercando di manifestare un certo tipo di realtà, ma fate attenzione perché lo state facendo. Mi viene da dire da una bassa vibrazione, perché quando c'è il 4 di spade al contrario vuol dire che c'è bisogno di un processo di guarigione prima di manifestare, perché se no si manifesta, se, sì, dal punto di vista del dolore, ok? L'autosabotaggio, ricordatevi. In realtà la carta del mago è una carta molto positiva, è una carta di inizi, così come l'asso di bastoni. Però, avendo anche la forza al contrario, che è qualcuno che non ha il coraggio, come la sensazione che sia difficoltoso per voi fare il primo passo o rompere qualche tipo di schema all'interno della vostra testa, perché siete in una fase di autosabotaggio mentale. Andiamo avanti, andiamo a vedere questo re di pentacoli. Papa al contrario, giudizio al contrario e 4 di coppe. Io credo che qualcuno qui, ragazzi, stia conoscendo questa persona, ma che ci sia questa sensazione di non essere all'altezza. Ce l'avevo già qui con il 6 di pentacoli al contrario. È come se ci fosse qualche cosa che voi non vedete o qualche cosa che non vedono di voi o non riconoscono di voi. E da lì arriva la paura di essere, eccola qui la paura della luna, la paura di essere rifiutati. Però datevi anche il tempo di conoscere questa persona, perché magari vi sembra la persona dei vostri sogni subito e poi conoscendo questa persona nel tempo vi rendete conto che, ma forse non collima poi proprio tanto, quindi prima di nutrire voi l'idea che siate rifiutati, cercate di capire se voi accettate la persona, se per voi è la persona, una persona che vi può far crescere, insomma. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché comunque l'incontro c'è, ragazzi. 2 di pentacoli nuovamente, ce l'avevate già qui. Asso di bastoni nuovamente. E 9 di coppe. È come se ci fosse un avvicinamento, è come se ci fosse un primo bacio, è come se ci fosse quella stretta al fianco che comunque vi rende appagati. Ma qua, avendo anche l'asso di bastoni al contrario, non è detto che questo tipo di incontro arrivi a compimento, per capirci. Può anche essere un avvicinamento un po' più leggero da un punto di vista intimo, diciamo così. Però c'è sempre questo 2 di pentacoli. Cos'è che vi fa rimanere in dubbio? 7 di pentacoli e il 5 di coppe. Sì, un'altra paura che avete, oltre a quella di essere rifiutati, è quella di pentirvi di qualche scelta, probabilmente.
e quindi vi sento che preferite rimanere così, cercando di gestire la situazione in attesa e vedere come evolvono le cose. Però andiamo a vedere questo 6 di spade, perché non vedete chiaro, giustamente. Andiamo a vedere questo 6 di spade, ed è anche il discorso delle proiezioni della luna che vi dicevo prima. Abbiamo un 10 di coppe, e 8 di coppe al contrario. Ho come la sensazione che qui ci sia un'idea, perché il 6 di spade è sempre qualche tipo di idea, credenza limitante, atteggiamento, modo di fare, attitudine che si è acquisito durante l'infanzia, ma che in realtà non serve per la crescita in questo momento. E credo che sia riferito alla famiglia, al modo di vedere l'unione. Perché vi ricordo che qui c'era il Papa al contrario, c'è qualche cosa che qui è un po' fuori dagli schemi. Però qui fondamentalmente dovete andare un pochettino dentro di voi, allontanarvi da quello che vi è stato insegnato e capire che cosa è valido per voi, perché tecnicamente vi sta proprio strozzando, sento questa cosa, vi sta facendo mancare il fiato questa vostra idea, questo vostro tipo di cultura che avete appreso. E lo sento tanto perché anche a inizio lettura abbiamo un 6 di coppe, che è una carta che parla di infanzia, sono due carte che parlano di infanzia. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, come vi risuona. Datemi ancora una carta per l'otto di spade. Queste sono troppe, ma le prendo lo stesso. 3-7. Guardate, 7 di coppe, 7 di spade, 7 di bastoni. La carta della morte, un 9 di spade e la sacerdotessa. Dovete lasciare indietro le lotte interne, le bugie, le illusioni. Ok? La morte vi dice che dovete tagliare con certi atteggiamenti. E quando c'è il 9 di spade, quello che dovete tagliare è il ricordo del dolore. Cioè, nel senso, 9 di spade è sempre una carta che ci dice che si sta ancora piangendo, vibrando in un dolore che in realtà fa parte del passato. Cioè, non c'è più la questione in essere che ci creava dolore, ma noi abbiamo ancora il ricordo del dolore. C'è da guardarsi dentro, anche qui, con questa e con questo, ok? Alla fine le ho lette. Va bene così. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Se no, se non viene fuori, eccolo qua. Certe volte ho come l'impressione che devo minacciare il mazzo e la carta salta magicamente fuori. Allora, wow, bellissima carta. Ehm, Questa carta parla di curare, di guarire il cuore rotto. E se ci fate caso, la ragazza sta proprio letteralmente cucendo il cuore. Mi parla di libertà dalla tossicità di una relazione o di un'addizione, di un, come si chiama? Dipendenza in italiano, in inglese è addiction. Bene, andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli angeli del cuore, però qui sì, ragazzi, si tratta di girare eh, questo papa al contrario, no? Avete la sacerdotessa e il papa, che sono la parte maschile e la parte femminile del potere spirituale. Quindi si tratta di rimettervi in equilibrio, aumentare il vostro amor proprio. E normalmente quando ci si infila in relazioni tossiche è perché c'è un disequilibrio per quello che riguarda la quantità di amore che siamo in grado di dare a noi stessi e la quantità di amore che in effetti diamo agli altri. Esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Sì, un po' lo vedo qui.
quello che vi dicevo prima, le carezze, gli abbracci. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Wow! Ma che bello! Quindi se il Cavaliere di Pentacoli, come vi dicevo, è una persona nuova che state comunque cercando di conoscere poco a poco e con la quale si sta instaurando un rapporto di amicizia anche solido, come qualche cosa che si costruisce poco a poco, questo potrebbe essere il vero amore, ragazzi. Bellissima carta. Wow, e poi vale la pena aspettare, ve lo metto qua di fianco al 7 di Pentacoli. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quindi prendetevi il tempo di coltivare questa relazione, perché ne vale la pena. Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Vi auguro un inizio d'anno splendido. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!